Vi è mai capitato di dover generare idee innovative oppure di dover innovare un prodotto che sta stagnando sul mercato? Non sapete cosa fare? Non sapete come fare? Ecco, c'è un metodo che vi può aiutare, si chiama metodo Scamper e ve lo spiego in questo video. Ciao, benvenuti sul mio canale, mi chiamo Giacomo Melani e mi occupo di strategia, innovazione e digital. Come ho detto in apertura, oggi parleremo del metodo Scamper, che è un metodo che ci aiuta per generare idee innovative. Il metodo Scamper è stato ideato da Bob Eberle a partire dalle metodiche del brainstorming. Il metodo Scamper è un modo che ci aiuta a introdurre innovazione in azienda, a innovare il nostro prodotto, a innovare un nostro servizio. È molto semplice da utilizzare e può aiutare il pensiero creativo, specialmente per le persone che non sono così abituate a pensare in maniera innovativa in azienda. Ma come fare? C'è sempre la sindrome della carta bianca, ovvero mi trovo il foglio bianco e non so come portare innovazioni in azienda. Naturalmente la sindrome della carta bianca arriva quando il progetto parte da zero, ma molto spesso non ci troviamo in questa condizione, ma ci troviamo nella condizione di dover innovare un prodotto o un servizio già esistente. Ecco che questo è un processo completamente nuovo. Abbiamo un qualcosa che è già sul mercato, dobbiamo trovare dei modi per innovarlo. Ecco che ci viene in aiuto il metodo Scamper. Il metodo Scamper è una metodologia molto semplice che ci aiuta a osservare il nostro prodotto in esame con lenti diverse attraverso una serie di verbi che poi diventano delle domande provocatorie che quindi ci costringono ad avere un pensiero, a trovare delle risposte e che quindi ci portano, ci accompagnano verso la soluzione, l'ideazione di innovazioni. Naturalmente nella primissima fase è una fase di generazione di idee e quindi non dobbiamo vergognarci di tirare delle idee, di tirar fuori delle idee anche un po' balzane, ma delle idee che invece sono importanti perché ci permettono di avviare la mente verso il processo creativo e quindi da un'idea che può sembrare stupida all'inizio, attraverso una serie di processi mentali di concatenazione possiamo magari poi generare altre idee ancora più interessanti che magari possono portare a un'innovazione veramente di rilievo. Ma quali sono quindi queste 7 lettere magiche che si trasformano in 7 verbi e a loro volta diventano 7 domande che ci permettono di guardare il nostro prodotto con occhi diversi? Eccole qua: Scamper, sostituisci, combina, adatta, modifica, pensa in modo diverso, elimina e rovescia. Scopriamolo insieme una a una nel dettaglio. Sostituisci. Posso sostituire qualcosa nel mio prodotto? Quindi il primo verbo si tratta di sostituire, quindi ci fa pensare, ci costringe a pensare a delle alternative. In questo caso dobbiamo scomporre il nostro prodotto nelle sue componenti e provare a sostituire qualcuna di queste componenti per vedere l'effetto che fa. Quindi per vedere se troviamo delle idee interessanti di utilizzo del nostro prodotto. Combina. Posso combinare due o più cose insieme tra di loro per generare qualcosa di nuovo? Ecco, combinare quindi si concentra nel associare due oggetti o due componenti di un oggetto per creare qualcosa di nuovo. Il terzo verbo è adatta. Posso adattare qualcosa nel mio prodotto per cambiarlo in maniera significativa? Ma chi è che può adattare con pochi tocchi e trasformare un prodotto in qualcosa di diverso? Beh, mi viene in mente lo stilista di moda, che a volte con pochi tocchi, il grande maestro, che con pochi tocchi, un cambio di una piega, un nuovo bottone, una cucitura leggermente diversa o a volte, come abbiamo visto nei film, uno strappo che apre uno spacco in maniera diversa, semplicemente cambia l'anima del vestito e lo trasforma in qualcosa di veramente nuovo, di veramente notevole. Un vestito che è banale, che in pochi tocchi può diventare un capolavoro. Questo è quello che fa lo stilista e quindi questo è quello che possiamo fare anche noi, ovvero trovare quali sono quegli elementi che con pochi tocchi possiamo cambiare e che improvvisamente danno una nuova vita al prodotto. Quarto verbo: modificare. Modificare il prodotto. Mentre il terzo punto, adattare, è quello relativo alla lentezza, ai piccoli ritocchi, ai piccoli cambiamenti, ai dettagli che vengono modificati in maniera incrementale. Modifica è invece il verbo della velocità, del cambio radicale. Cos'è che posso veramente cambiare il mio prodotto per trasformarlo in qualcosa di nuovo? Quando parliamo di modificare, infatti, non pensiamo solo a cambiare qualche piccolo pezzo all'interno del nostro prodotto, ma pensiamo anche a modificare completamente l'approccio con cui lo assemblo, con cui lo progetto, con cui lo porto sul mercato. E queste modifiche possono portare a cambiamenti veramente radicali e significativi e quindi trasformare in modo importante
il nostro prodotto. Bisogna stare attenti alle conseguenze che noi generiamo attraverso la modifica radicale del nostro prodotto. È un rischio? Certamente sì, ma è un rischio che vale la pena di correre, anche perché in questa fase ovviamente non andiamo in produzione, non portiamo il prodotto sul mercato, siamo in una fase creativa e quindi possiamo permetterci di immaginare i cambiamenti più radicali che ci vengono in mente. Siamo arrivati alla lettera P e quindi il verbo è pensare, pensare un altro utilizzo. Quindi in questo caso noi dobbiamo provare a immaginare il nostro prodotto in altri contesti, quindi pensare a come potremmo utilizzare il nostro prodotto o componenti del nostro prodotto in modo completamente diverso. Moltissime innovazioni nascono proprio da questo fatto. Perché? Perché delle cose che sono consuete in alcune industrie, prese da quelle industrie e portate in altre industrie, possono essere assolutamente innovative, perché in queste nuove industrie non erano ancora conosciute. Quando portiamo la tecnologia da un'industria a un'altra parliamo di cross fertilization, ovvero facciamo una contaminazione, e questo è un altro verbo molto importante: contaminarsi. Per fare questo tipo di innovazione, ovvero pensare a un altro utilizzo del nostro prodotto, dobbiamo avere grande curiosità, conoscere tante industrie per respirare le tecnologie, gli approcci e i prodotti che si usano in altre industrie per utilizzarli nella nostra. Sicuramente il più grande errore è quello di rimanere fossilizzati all'interno della propria industria, quindi anche tu che fai il manager di azienda devi sempre guardare anche in altre industrie, anche se sembrano industrie molto lontane dalla tua, e quindi creare più opportunità di ideazione di nuovi contesti d'uso del nostro prodotto. Siamo arrivati a E, elimina. Eliminare è un verbo bellissimo e difficilissimo da utilizzare. Ecco, eliminare è un verbo importantissimo e non a caso, ad esempio, è uno dei 4 verbi, delle 4 azioni principali dello Strategy Canvas, della Blue Ocean Strategy. Quindi ci sono certamente nei nostri prodotti delle cose che possiamo eliminare, che magari erano utili quando è stato lanciato il prodotto sul mercato, ma che adesso non sono più utili. Quindi eliminare è un verbo eccezionale, è un verbo difficilissimo, è un verbo che le aziende tendenzialmente non riescono a usare. È un'azione di pulizia, di semplificazione, un'operazione molto difficile perché dobbiamo portare il prodotto all'essenza delle cose. Quindi molto spesso eliminare vuol dire pulire il nostro prodotto di funzioni, di forme, di interfacce che sono assolutamente in più per arrivare all'essenza. Dobbiamo semplificare. Questo è quello che dobbiamo cercare di raggiungere. D'altra parte Leonardo diceva che la semplicità è la massima sofisticazione. E infine siamo arrivati all'ultima lettera del metodo Scamper, la R, che vuol dire riarrangia, ovvero ricombina le componenti in modo diverso. Perché qualche volta il problema non sta tanto nei singoli elementi, ma nella combinazione di questi elementi, nel modo in cui io ho arrangiato questi elementi. Pensiamo alle sequenze, questo vale tantissimo per le interfacce, le sequenze di uso molto spesso sono macchinose, a volte semplicemente cambiando l'ordine delle cose otteniamo dei risultati molto importanti. L'esempio che possiamo fare è l'esempio del bancomat. I primissimi bancomat ti erogavano prima i soldi e poi la tessera, quindi tu mettevi la tessera, digitavi il tuo PIN, ottenevi i soldi e poi ottenevi la tessera. Qual era il problema? Che le persone avevano un obiettivo, quindi vi ricordate il video dei jobs to be done, che ve lo metto qui sopra? L'obiettivo in quel caso era prendere i soldi. Una volta presi i soldi l'obiettivo è conseguito e quindi molte persone si dimenticavano di recuperare la tessera dal bancomat. Allora è bastato semplicemente invertire la sequenza delle azioni per ovviare a questo problema. Ovvero prima ti do la tessera e poi ti do i soldi, perché tu sei lì, hai l'obiettivo di prendere i soldi, è quello per cui tu sei andato al bancomat, mentre tu stai attendendo i soldi in realtà io ti do la tessera. Quella per forza la ritiri perché stai ancora aspettando i soldi. A quel punto prendi i soldi e metti tutto in tasca. Adesso il processo del metodo Scamper in quante parti è fatto? È fatto di 3 parti, più una parte iniziale che io metto sempre perché deve essere sempre molto chiara, la fase 0, ovvero quella delle identificazioni del problema. Molto spesso si parte da problemi troppo vaghi, non ben definiti, e quindi le persone si trovano ovviamente arrese perché non riescono a gestire bene questo problema così vago. Dobbiamo essere molto chiari nel definire il perimetro del nostro problema e questa è la nostra fase 0. Se abbiamo un prodotto, ovviamente il prodotto fisico è molto semplice, ho il prodotto davanti a me e lo devo ripensare attraverso il metodo Scamper.
Quindi la fase numero 1 è quella della formulazione delle proposte. Seguendo lettera per lettera, quindi verbo per verbo o domanda provocatoria per domanda provocatoria, dobbiamo generare quante più idee possibili. E quindi dobbiamo avere la fantasia aperta. E questa è una cosa molto importante, perché magari un'idea che sembra balzana può essere presa da qualcun altro del team e trasformata di nuovo. Quindi è molto importante anche concatenare le idee in una specie di mappa mentale, di figlio che poi si dipana di idea in idea e che poi spesso ci fa giungere alla vera idea innovativa. E poi non dobbiamo gettare via niente, perché anche le idee più strane, che oggi ci sembrano più strane, un domani potrebbero essere ripescate e tornare di moda, perché magari è spuntata fuori una tecnologia nuova che ci permette di fare quello che all'inizio ci sembrava impossibile. E quindi andiamo alla fase 2, in cui dobbiamo validare le risposte. Una volta che abbiamo tutte le nostre risposte, tutte le nostre combinazioni sul tavolo, dobbiamo provare a iniziare a selezionare le più probabili, le più interessanti. Attenzione però, tenere le più probabili non vuol dire che dobbiamo tenere quelle più semplici da realizzare, o direi anche più banali, ma dobbiamo invece tenere quelle che portano più valore. Noi dobbiamo, ricordatevi sempre, di creare valore per il nostro cliente, valore per il mercato, e quindi potremo trovare una soluzione innovativa che è interessantissima e che magari ha delle complessità produttive, ma in questo momento la dobbiamo mantenere quell'idea, perché dobbiamo concentrarci sul valore delle idee. Quindi una volta che abbiamo scartato tutte le idee fuffa, diciamo così, che non portano a una soluzione pratica del problema, e abbiamo identificato quel set di proposte che può portare veramente valore sul mercato, a questo punto è arrivato il momento della selezione finale. Dovendo portare in produzione qualcosa di nuovo, ovviamente dobbiamo testare quelle idee, e a quel punto potremo identificare la soluzione o il set di soluzioni che messe insieme mi creano la mia innovazione di mercato. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro processo. Siamo partiti da un foglio bianco, da un prodotto, abbiamo generato tante idee grazie alle domande del metodo Scamper, e alla fine abbiamo selezionato le idee che sono migliori per portare valore sul mercato, e abbiamo provato e le abbiamo testate. Questo è il nostro processo e la nostra metodologia Scamper. E siamo arrivati anche questa volta alla fine di questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, e spero che questa metodologia vi aiuti a innovare i vostri prodotti o i vostri servizi. Naturalmente potete commentare qui sotto, e sarà un piacere discutere con voi questo metodo, e magari in un prossimo video fare anche qualche esempio di applicazione del metodo Scamper. Vi chiedo ovviamente, se siete interessati a questi temi, di iscrivervi al canale YouTube e iscrivervi anche alla mia newsletter GMPX, che esce ogni lunedì mattina e parla di strategia, innovazione e digital. Tutti questi contenuti poi, oltre che su YouTube, in forma anche scritta, li potete trovare sul mio sito giacomomelani.com. Grazie ancora per essere arrivati a questo punto. Se vi è piaciuto il video fate like, e ci vediamo alla prossima innovazione.